Benvenuti a Dipinti a Voce, una rubrica per conoscere più da vicino le opere della collezione della Casa Museo Pietro Ghizzardi. Ed è proprio qui che siamo, alla Casa Museo Pietro Ghizzardi, che ospita la maggiore collezione delle opere dell'artista. Pietro Ghizzardi, ad oggi considerato uno dei maggiori artisti dell'outsider art italiana ed europea. E proprio qui a Boretto è custodita la sua collezione. Ghizzardi per tutta la vita ha fatto il bracciante agricolo e il contadino, ma ha dipinto ogni singolo giorno della sua esistenza, producendo da sé sia i supporti che i colori ed elaborando un linguaggio espressivo assolutamente unico. Oggi parliamo dell'opera al mio fianco, che è un quadro double face, e su questo lato, sul recto, rappresenta un soggetto peculiare. Si tratta infatti di Rina Gigli, che suona il pianoforte. E sappiamo che il soggetto è proprio questo perché Pietro Ghizzardi lo dichiara. Infatti, nell'angolo in alto a sinistra dell'opera, Pietro Ghizzardi firma il quadro ed esplicita il soggetto. Questo quadro appunto è particolare per varie ragioni. La prima di tutte è che evidentemente è anche un collage. Accanto infatti a Rina Gigli, che peraltro era un personaggio, diciamo così, della cronaca del tempo, il quadro del 1958, Rina Gigli era infatti la figlia del tenore Beniamino Gigli ed era a sua volta un soprano. E Ghizzardi la immagina quindi al pianoforte. Accanto a lei pone un'altra figura femminile, un nudo, con un volto ritagliato da un giornale, presumibilmente da un rotocalco. La forma del collage è praticata da Ghizzardi in maniera piuttosto frequente, soprattutto tra gli anni 40, gli anni 50 e qualche strascico negli anni 60. La scelta che Ghizzardi fa di utilizzare appunto ritagli dai giornali dell'epoca è molto singolare, soprattutto perché Ghizzardi in quel momento è un artista ancora sconosciuto, un artista che esercita la sua pratica quasi, diciamo, nel segreto della sua intimità. Ed è abbastanza stupefacente pensare che in qualche modo per vie assolutamente personali e quindi senza postulare sue conoscenze di artisti dell'epoca che negli stessi anni andavano praticando il collage, e penso per esempio a Rauschenberg per dire un nome importantissimo negli Stati Uniti, approda in qualche modo agli stessi esiti. Quest'opera, appunto, proprio come molti altri collage, ha in qualche modo una forma più marcatamente narrativa. In qualche modo Ghizzardi non ci pone davanti a un semplice ritratto, ma inscena un accadimento estremamente enigmatico e con degli espliciti rimandi sensuali. Ma ho scelto di parlarvi di quest'opera anche per un altro motivo, ovvero per il trattamento della figura principale, diciamo eponima in qualche modo, la Rina Gigli, che dà il titolo al dipinto. Vediamo infatti che nel trattamento di questa figura Pietro Ghizzardi raggiunge un grado di formalizzazione piuttosto elevato. Chi ha conosciuto l'opera di Ghizzardi attraverso eventi espositivi forse si sarà confrontato meno spesso con opere di questo tipo e magari più di frequente con opere realizzate successivamente negli anni 60 e 70. Una parte di critica e molto pubblico è stata spesso indotta a pensare che il segno incisivo e aggressivo che ha contraddistinto in qualche modo la ritrattistica di Ghizzardi fosse dovuto in parte al fatto che la formazione artistica del pittore fosse stata assolutamente da autodidatta e che quindi non avesse potuto acquisire le competenze per un trattamento più classico e in qualche modo accademico della figura umana. In realtà questo dipinto, come molti coevi, ci dimostrano il contrario in qualche modo. Il livello di formalizzazione, come dicevo, è alto nel trattamento della figura, nella scelta di un soggetto che suona il pianoforte, nello studio di un corpo
intento in un'azione, ma anche nell'utilizzo del chiaroscuro, per esempio, sempre per mezzo della linea, come si evince benissimo dal volto di questo soggetto. E proprio per questo diventa evidente quanto Pietro Ghizzardi, nelle opere realizzate nei decenni successivi, abbia operato una scelta che spesso è stata letta, a mio avviso erroneamente, come una incapacità di raggiungere un certo grado di formalizzazione dovuto alle sue umili origini e alla sua autoformazione, ma che in realtà è stata una sua deliberazione, riconoscendo in quelle forme un'espressività personale e autoriale che lui stesso ravvedeva come la migliore possibile che potesse rendere conto della sua capacità. Appunto, a riprova di questo, nel caso servisse, vi mostro il ritratto che è sul verso di quest'opera, coevo, appunto anche questo del 1958, il soggetto è una non meglio definita Maria, anche qui vediamo un'altra scena narrativa di collage, c'è una coppia che sta interagendo, un uomo che abbraccia una donna nuda, e anche in questo, nel soggetto principale chiaramente ritroviamo quelle stesse caratteristiche che abbiamo visto sul recto, appunto a convalida del fatto che Ghizzardi come disegnatore, come pittore, fosse senza dubbio estremamente capace e coscientemente poi avesse scelto invece di concentrarsi su un trattamento della linea più evidentemente espressivo, che è poi quello che lo ha reso noto al pubblico più ampio. Grazie per averci seguito e ci vediamo al prossimo episodio di Dipinti a Voce.